Ti faccio una domanda, se oggi prestassi la tua auto a tuo figlio, a tua figlia, a tuo nipote o semplicemente ad un amico, sei sicuro al 100% che la tua assicurazione pagherebbe senza problemi in caso di un incidente? Perché la maggior parte delle persone risponde immediatamente, beh sì certo, l'auto è assicurata, ma la realtà potrebbe essere diversa e spesso il problema viene scoperto soltanto dopo un incidente, quando ormai è troppo tardi. Uno degli errori più frequenti che vedo riguarda una clausola presente in moltissime polizze auto, la differenza tra la guida esperta e la guida libera. Molti non sanno nemmeno quale abbiano sottoscritto e fidarsi della gente sì, ma alla fine la firma ce la mettiamo noi, quindi è sempre bene controllare. Altri invece magari lo sanno ma non conoscono davvero le conseguenze. Molto spesso alcuni scelgono una formula soltanto perché costa di meno, quindi senza immaginare quali rischi possono correre. In questo video ti spiego in modo semplice che differenza c'è tra la guida esperta e la guida libera, quali sono i rischi, cosa succede con i neopatentati e soprattutto quali problemi potrebbero nascere in caso di sinistro. Conoscere queste differenze può evitarti dei problemi molto seri. Partiamo dalla guida libera. Con la formula della guida libera, in linea generale, il veicolo può essere guidato da chiunque sia in possesso di una patente valida. Quindi, se presti l'auto a tuo marito, tua moglie, un amico, un collega, normalmente la copertura assicurativa rimane valida. È la formula che garantisce la maggior flessibilità. Molte famiglie la scelgono perché all'interno della stessa casa l'auto viene utilizzata da più persone. Pensiamo ad esempio a una famiglia composta da padre, madre e due figli. Magari durante la settimana l'auto viene utilizzata dal padre per andare al lavoro, nel weekend invece la usa la moglie, o magari occasionalmente la utilizza anche il figlio universitario. In questa situazione la guida libera rappresenta spesso la soluzione più semplice, perché evita limitazioni legate all'età e all'esperienza del conducente. Però attenzione, dire guida libera non significa automaticamente che qualsiasi situazione sia sempre coperta senza condizioni. Per questo motivo è sempre importante leggere le clausole previste dal contratto, perché alcune polizze possono prevedere particolari limitazioni o condizioni specifiche, soprattutto se pensiamo alle rinunce a rivalsa, di cui ho già fatto un video tempo fa. Questo diciamo che è uno dei più grossi problemi che nasce quando si fanno le assicurazioni acquistandole esclusivamente online. Questo video non è contro le assicurazioni online, ma pone l'attenzione verso chi si fa il preventivo e la polizza da solo online, non conoscendo magari alcune delle clausole che si possono aggiungere mentre si fa un preventivo. Ovviamente quando si parla con un agente è tutto più semplice perché è l'agente che ti fa la domanda direttamente. Molto spesso si sceglie una formula cliccando rapidamente su alcune opzioni senza comprendere realmente il significato delle clausole selezionate. Passiamo alla guida esperta. La guida esperta è una formula che prevede che il veicolo possa essere guidato soltanto da persone che possiedono determinati requisiti indicati nel contratto. Generalmente questi requisiti riguardano l'età minima del conducente e gli anni di possesso della patente. Ad esempio, alcune polizze prevedono che il conducente debba avere almeno 26 anni compiuti, altre ne richiedono 23. Altre ancora stabiliscono che il conducente debba essere patentato da un certo numero di anni, di solito 3. L'obiettivo di queste scelte, quindi della compagnia, è molto semplice perché statisticamente i conducenti più giovani e meno esperti sono coinvolti in un numero maggiore di incidenti. Limitando la guida ai soli conducenti considerati esperti, il rischio assicurativo diminuisce. E quando diminuisce questo rischio, normalmente diminuisce anche il premio. Infatti molto spesso, scegliendo la guida esperta, il costo della polizza crolla. Ed è proprio qui che molte persone commettono l'errore. Vedono un preventivo più basso e pensano di risparmiare. Selezionano l'opzione senza fare ulteriori valutazioni, ma quel risparmio potrebbe trasformarsi in un problema molto costoso. Facciamo un esempio molto semplice. Una persona di 52 anni acquista la sua assicurazione online. Durante il preventivo, nota che scegliendo la guida esperta risce 180 euro. Decide quindi di selezionare quella formula. Per tutto l'anno non succede nulla. Poi un giorno il figlio 19enne, neopatentato, chiede di usare l'auto per andare all'università. Il padre gliela presta, dimenticandosi che magari un anno o due prima aveva stipulato una polizza con la guida esperta. Durante il tragitto avviene un incidente. A questo punto viene fuori il problema. Se il contratto prevedeva che il veicolo potesse essere guidato soltanto da conducenti con almeno 26 anni di età, il figlio non rispetta queste condizioni. La compagnia assicurativa potrebbe esercitare il diritto di rivalsa, cioè di rifarsi sul proprietario dell'automobile e del contraente. In sostanza, la compagnia potrebbe risarcire il danno ai terzi danneggiati, ma successivamente chiede al proprietario del veicolo la restituzione totale o parziale delle somme pagate. E stiamo parlando di cifre che potrebbero non essere 1000-1500 euro di carrozziere perché abbiamo rovinato un paraurti, perché un incidente stradale può provocare dei danni materiali importanti, soprattutto se causiamo danni fisici alle persone. In presenza di lesioni gravi
aggravi le cifre possono diventare enormi, infatti le polizze assicurative come massimali partono da 7 milioni per legge in su. Parliamo dei neopatentati, questo è probabilmente uno degli aspetti più delicati. Moltissime famiglie hanno dei figli che prendono la patente e iniziano a utilizzare la macchina dei genitori, è una situazione assolutamente normale, ma proprio per questo è fondamentale verificare la formula di guida presente nella polizza. Molti genitori la ignorano perché probabilmente hanno stipulato la polizza e continuano a pagarla tutti gli anni. Stipulando una polizza che dura magari da 5-6 anni con la stessa compagnia, ci si dimentica di quello che è presente, che si è firmato. Si pensa che l'auto è assicurata, quindi mio figlio può guidarla, ma non sempre è così. Se la polizza prevede limitazioni di età o esperienza, il semplice fatto di consegnare le chiavi al figlio potrebbe esporre il proprietario a rischi economici significativi. E spesso il problema emerge soltanto dopo il sinistro. E quindi scegliere la guida libera è sempre la scelta migliore? No, dipende, perché non esiste una formula giusta per tutti quanti, esiste la formula più adatta alle esigenze specifiche di ogni persona. Se sappiamo che l'auto non la faremo mai guidare a una persona al di sotto di 26 anni o neopatentata, la guida esperta sicuramente è una soluzione perfetta che ci fa risparmiare anche qualcosa. Se invece l'auto viene utilizzata da più persone o sai che in futuro potresti doverla prestare a qualcuno di più giovane, allora la situazione cambia. Il punto fondamentale è che ogni tanto controlla tutto quello che è presente in polizza, anche se il tuo agente ti dice che è tutto a posto. Quando stipuliamo un contratto pensiamo sempre alle situazioni impreviste, che sono tantissime. Si può avere un malore, ci si può far male e in quei casi lì l'automobile magari la dovremo prestare a qualcuno non della famiglia, che potrebbe avere meno di 26 anni e potrebbe essere anche patentato. Ripeto che questo video non è contro la polizza online, ma quando si fa una polizza online spesso si va veloci, si inseriscono dei dati, si confrontano dei prezzi, si sceglie il preventivo più conveniente, si paga e fine. Quindi è abbastanza veloce come processo e raramente ci si sofferma sulle clausole, e sono proprio le clausole a determinare il funzionamento della copertura. Molte persone dedicano tantissimo tempo alla scelta di uno smartphone, di un computer che ha dei prezzi tra i 500, i 1000, 1500 euro. Leggono tantissime recensioni, confrontano le caratteristiche, guardano un sacco di video. Per la polizza auto invece, che potrebbe dover intervenire per decine, centinaia di migliaia di euro, a volte vengono dedicati soltanto pochi minuti. Farsi seguire da un assicuratore sicuramente è la soluzione più semplice e più professionale, perché l'assicuratore ti farà delle domande specifiche proprio per evitare che arrivino questi problemi. Ma le clausole sono tante: le rinunce a rivalsa, guida esperta, guida libera, quindi in realtà saper leggere quello che si firma è sempre una marcia in più. Se vuoi far controllare la tua polizza auto, ma anche la tua polizza infortuni, casa eccetera, su iltuogarage.it troverai una sezione dedicata in cui, compilando un semplicissimo form, poi verrai ricontattato da un consulente che fa questo mestiere e gratuitamente darà un'occhiata alle tue polizze. Puoi scriverci anche direttamente a meccanicapertutti@gmail.com e gireremo il tuo contatto al consulente. Sempre sullo stesso sito iltuogarage.it troverai tanti accessori per la tua auto e un sacco di manuali di meccanica. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi di questo video e se hai avuto problemi con la tua assicurazione. Iscriviti al canale, noi ci vediamo alla prossima.